Oggi presentiamo una moto davvero speciale, la versione R della ultima supersportiva di casa Ducati, quindi la Panigale. Versioni R sono sempre le versioni che abbiamo sviluppato nel tempo come base di partenza per poi ottenere l'omologazione Superbike e quindi contengono tutta la tecnologia che serve appunto per sviluppare la moto più performante possibile. Questa è l'ultima edizione di una saga in un qualche modo, che è iniziata nel 2001 con la 996R. Chi ha la fortuna di avere all'interno del proprio garage una R di Ducati può essere certamente orgoglioso. Queste moto hanno al proprio interno tutta la tecnologia più sofisticata e questa ultima generazione che andiamo a presentare oggi non è un'eccezione. Questa versione è omologata secondo le normative anti-inquinamento più recenti, quindi le normative Euro 5.2. Sono particolarmente orgoglioso del lavoro che è stato fatto sul motore. Questo ha consentito di ottenere una curva di coppia cresciuta, quindi una capacità di sviluppare l'erogazione sicuramente migliorata, ma questo si combina con prestazioni straordinarie nel momento in cui la moto è poi equipaggiata con lo scarico full racing. Quando utilizzata in pista, questa moto è capace di superare 330 km/h di velocità massima, che sono velocità davvero da MotoGP. Penso che adesso sarete davvero molto curiosi, quindi andiamo insieme a scoprire i contenuti di questa nuovissima meraviglia. Oggi è un giorno importante. Dopo la Panigale V4S, finalmente mettiamo in pista la Panigale V4R, una moto fortemente voluta da Ducati Corse in cui abbiamo messo tutta la nostra esperienza. Non vedo l'ora di vederla in gara. L'approccio che utilizziamo per lo sviluppo della nuova Superbike, che trae origine dalla già eccellente base della Panigale R, è lo stesso che usiamo per la MotoGP. Quindi stesso gruppo di lavoro, meccanici, ingegneri, analisti dati, telemetristi. Siamo tutti con l'obiettivo di realizzare la Superbike più veloce possibile e la moto migliore per i nostri clienti. Sulla nuova Panigale V4R abbiamo voluto mettere tutto il know-how maturato in questi anni di vittorie nella MotoGP. È una moto completamente nuova, deriva direttamente dalla Panigale V4, la settima generazione delle sportive Ducati, ma rispetto a quest'ultima è stata evoluta ulteriormente sotto ogni aspetto. Motore, ciclistica, elettronica e soprattutto aerodinamica. La nuova R è anche una moto da collezione, sarà infatti prodotta in serie numerata con numero progressivo e nome del modello riportati sulla testa di sterzo. L'aerodinamica della R è stata ridisegnata ed a sua volta è uno step evolutivo rispetto a quella della nuova Panigale V4.
Partendo dalla carena della nuova Panigale V4 abbiamo ridisegnato le ali, che sono più grandi e garantiscono una downforce superiore. Abbiamo poi introdotto per la prima volta su una moto omologata per la circolazione stradale i corner sidepod, che fino ad ora si sono visti solo sulle MotoGP. Ducati è sempre stata all'avanguardia dell'aerodinamica e dopo l'introduzione delle ali, nel 2021 in MotoGP abbiamo introdotto anche i corner sidepod, che a differenza delle ali che sono efficaci in rettilineo, questi lavorano in curva garantendo una maggiore velocità di percorrenza perché oltre all'effetto suolo aumentano anche il grip degli pneumatici sull'asfalto. Tutto questo ci garantisce di migliorare i nostri tempi sul giro. Nella guida, soprattutto ad alta velocità, il pilota avverte chiaramente che la moto, appena raggiunto il centro di curva al massimo angolo di piega, si è già portata naturalmente sull'interno, chiudendo maggiormente la linea. Questo senza necessità di correzione da parte del pilota sul manubrio. Questo comporta che in uscita di curva la fase di accelerazione avvenga percorrendo raggi più stretti. È stata una bella sensazione poter provare quello che avevo provato già da qualche anno in MotoGP, la carena con le corner sidepod, che danno un feeling incredibile soprattutto quando vai oltre i 40 gradi di rollio, una sensazione molto bella perché ti aiutano a curvare ancora meglio. Nell'ottica di un processo di affinamento di una già ottima base di partenza, Ducati Corse ha richiesto di modificare la presa dinamica frontale per aumentare la quantità di aria aspirata dal motore. La Panigale V4R integra un nuovo condotto di aspirazione che ha permesso di incrementare la pressione dell'aria al filtro e quindi di aumentare la potenza alla massima velocità, a tutto beneficio della performance in rettilineo. L'ergonomia di selle e serbatoio della nuova R ricalcano quelle della Panigale V4, già disegnata per l'uso racing. La posizione in sella consente di assumere agevolmente la posizione aerodinamica e di avere il pieno controllo nelle fasi di frenata, hanging off e accelerazione. Sotto la carena la nuova V4R eredita la ciclistica della V4 2025. Davanti abbiamo sempre un telaio front frame in cui però abbiamo rivisto le rigidezze sulla base dell'esperienza in MotoGP e in Superbike di questi anni. Al posteriore abbiamo l'Hollow Simmetrica Swing Arm. È un forcellone bibraccio che ci garantisce un miglior grip in ingresso, percorrenza e uscita di curva e una maggiore stabilità. I nuovi telaio e forcellone dalla rigidezza laterale ridotta conferiscono grande feeling al pilota, soprattutto al massimo angolo di piega, e permettono alla moto di chiudere meglio le traiettorie, migliorando anche la trazione in uscita di curva, dove tutta la spinta arriva in maniera longitudinale. Ma non ci siamo limitati a questo sulla nuova Panigale V4R. Come su tutte le R, la forcella e l'ammortizzatore sono Öhlins di tipo meccanico con tarature specifiche per la nuova generazione e per la prima volta su una moto di serie è stato montato l'ammortizzatore di sterzo Öhlins SD20 che garantisce un miglior smorzamento ed ha un range di regolazione più ampio. Essendo una moto nata per le corse, la R ha tutto ciò che serve per ampliare la possibilità di regolazione dell'assetto, come ad esempio l'altezza del pivot forcellone e l'altezza del posteriore che ora avviene, come accade sulla moto Superbike, tramite il tirante regolabile della sospensione, che consente un range di regolazione più ampio rispetto a quello della precedente R. L'ammortizzatore posteriore è dotato di un registro idraulico del precarico per velocizzare e semplificare la ricerca della taratura ideale ed è predisposto per il montaggio del sensore lineare della corsa. I dati che arrivano dalle sospensioni si integrano con gli altri segnali relativi al funzionamento della moto e vengono raccolti tramite il Ducati Data Logger, il nuovo sistema di telemetria professionale di Ducati che consente di ridurre i tempi per la messa a punto della moto, disponibile come accessorio Ducati Performance. La Panigale V4R monta cerchi forgiati in lega di alluminio a 5 razze tangenziali che calzano pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa SP V4. Per l'utilizzo in circuito si possono montare, senza la necessità di apportare modifiche al veicolo, gli stessi pneumatici slick Pirelli utilizzati nel mondiale Superbike. Per quanto riguarda i freni, invece, le pinze freno anteriori sono le nuove Brembo iPure, che lavorano assieme a dischi da 330 mm, garantendo un'eccezionale potenza frenante. Il motore della Panigale V4R è la massima espressione del V4 Ducati. Ha una cilindrata di 998 cm3 ed è stato sviluppato per rispettare i regolamenti del mondiale Superbike ed è il motore più vicino di tutti a quello della nostra MotoGP. Il regolamento Superbike
è molto restrittivo dal punto di vista degli interventi che si possono fare sul motore. Per questo abbiamo introdotto nella nuova V4R dei pistoni alleggeriti, nuove bielle, un nuovo albero motore che eredita la nostra esperienza fatta in Superbike e in MotoGP negli ultimi anni, a cui abbiamo aumentato l'inerzia per garantire una migliore trazione e un migliore utilizzo del grip posteriore. Abbiamo potuto farlo proprio perché il motore della V4R è derivato dal motore della MotoGP. Nonostante la stringente normativa Euro 5 Plus, siamo riusciti a mantenere inalterata la potenza massima e il carattere racing. L'erogazione è stata ottimizzata generando curve di coppia e potenza più sostenute su tutto l'arco di utilizzo, garantendo un allungo superiore grazie a 4 cavalli in più a 16.000 giri. Il Desmo 16 stradale R, nella sua ultima evoluzione, eroga una potenza massima omologata in versione Europa di 218 cavalli, con limitatore giri in sesta marcia posto a 16.500 giri al minuto. Per raggiungere queste performance e soddisfare i requisiti omologativi più stringenti, l'aspirazione è stata ridisegnata e gli alberi a camme di scarico hanno ora un diverso profilo che lascia più tempo per completare la combustione in camera. Gli iniettori sotto la farfalla, riposizionati, hanno permesso di aumentare l'efficienza della combustione ai bassi regimi e la permeabilità dei condotti nell'alta fascia di utilizzo del motore. L'aspirazione è completata con il filtro aria ad alta permeabilità in poliestere che riduce la perdita di carico rispetto ad un filtro tradizionale, contribuendo al raggiungimento della potenza massima. Quando si monta il nuovo scarico Racing in titanio con doppio silenziatore sotto la sella, sviluppato insieme ad Akrapovic, proprio per la R, la potenza sale a 235 cavalli ed il peso si riduce di ben 6,6 kg. Questo a tutto vantaggio della dinamica del veicolo. La potenza aumenta di ulteriori 3,5 cavalli, toccando i 239 cavalli con l'impiego del Ducati Corse Performance Oil. La Panigale V4R è una moto che nasce per le corse e per questo motivo abbiamo voluto inserire un contenuto mai visto prima su una sportiva stradale omologata. La nuova Panigale V4R è dotata di un sistema di cambio di tipo racing, equipaggiata infatti col cambio Ducati Racing Gearbox, che prevede la posizione della folle sotto la prima marcia, anziché tra la prima e la seconda, eliminando la possibilità di trovarsi privi di freno motore nella fase finale e più delicata delle staccate, negli ingressi in curve da percorrere in prima marcia. Inoltre, l'assenza della folle tra prima e seconda marcia rende la cambiata prima-seconda più veloce, fluida e ripetibile rispetto a un cambio in configurazione stradale. Ritrovarsi il comando manubrio per la folle ha comunque una bella sensazione perché sembra di salire sulla MotoGP, quindi per un appassionato su una moto di serie che credo che sia un valore aggiunto importante, anche perché rende il cambio un po' più preciso, un po' più veloce. Il cambio prevede il blocco della selezione della folle per evitare in scalata passaggi indesiderati in folle dalla prima marcia. Brevettato da Ducati e denominato Ducati Neutral Lock, il sistema è disinseribile azionando l'apposita leva sul semimanubrio di destra. Il pilota, per inserire la folle, deve eseguire le stesse manovre che compiono i piloti ufficiali della MotoGP e Superbike. Il rapporto finale poi della nuova Panigale V4R è più lungo, passa infatti da 15,42 a 16,43. L'allungamento del rapporto finale permette di raggiungere una velocità massima di 318,4 km all'ora, che passa a 330,6 km all'ora in configurazione racing. Il pacchetto elettronico della nuova Panigale V4R si evolve in maniera significativa rispetto al modello precedente, grazie all'applicazione dell'ABS Cornering con frenata combinata e dell'algoritmo di Ducati Corse Ducati Vehicle Observer, che hanno debuttato sulla Panigale V4. Le logiche di Race Brake Control sono il risultato di uno sviluppo interno di Ducati e permettono di emulare le tecniche di guida dei piloti professionisti, con risultati perfino superiori a quelli raggiunti sulla Panigale V4. Il Race Brake Control consente di sfruttare molto di più il contributo del freno posteriore rispetto a quanto avviene per la Panigale V4. Questo grazie ad un metodo di calcolo ancora più accurato e ad una pressione maggiore che può essere applicata ai diversi angoli di rollio. Al pilota è data la possibilità di portare più avanti il punto di frenata perché il sistema permette di decelerare tantissimo nell'ultima fase di percorrenza, fino al limite del bloccaggio del posteriore, come fanno i piloti della MotoGP. Rispetto alla Panigale V4 si differenzia per le nuove strategie di frenata combinata votate alla prestazione, denominate Race Brake Control,
e per l'applicazione del DVO estesa anche al controllo del freno motore. Quest'ultimo permette una gestione più accurata delle forze applicate allo pneumatico, rendendo l'azione frenante del motore ancora più progressiva e prevedibile. La nuova Panigale V4R eredita il cruscotto da 6,9 pollici della Panigale V4. Conferma le modalità di visualizzazione track e road e le view grafiche, con le informazioni sulle prestazioni e sullo stato del veicolo. Abbiamo cercato di dare il massimo anche sotto tutti questi aspetti e dare al cliente finale una sensazione vicina a quella della MotoGP. Per utilizzo in pista, la nuova Panigale V4R può essere equipaggiata con il Ducati DAVC Race Pro. Questo software, disponibile come accessorio Ducati Performance, è sviluppato assieme ai tecnici di Ducati Corse. È acquistabile come pacchetto aggiuntivo allo scarico racing e va abbinato all'utilizzo di gomme slick oppure rain. Il DAVC Race Pro introduce una nuova selezione di riding mode e ottimizza le calibrazioni dei controlli veicolo per l'utilizzo in pista. Sempre dal catalogo Ducati Performance ci sono poi disponibili il Ducati Data Logger, i cerchi in carbonio, i pacchetti freno anteriore Pro e Pro Plus, carene racing, pedane e tutto ciò che serve per rendere la nuova Panigale V4R ancora più efficace in pista. Sulla nuova Panigale V4R debutta un contenuto unico per il mondo delle due ruote, perché risponde al dubbio di ogni motociclista tutte le volte che sale in sella, e cioè qual è il livello di grip? L'introduzione del DVO ha permesso lo sviluppo del Grip Level Meter, che supporta il pilota nella ricerca della massima performance, perché aiuta il pilota a capire e valutare le condizioni della pista ed inoltre fornisce indicazioni utili per decidere quando è il momento di montare degli pneumatici nuovi. Lavorando in maniera ottimale, in condizioni di massima ripetibilità, il Grip Level Meter è disponibile solo per l'uso pista, installando il software Ducati DAVC Race Pro. Questa moto mi ha fatto venire una gran voglia di mettere la tuta. Ci vediamo ragazzi, sempre in pista. La Panigale V4R è molto intuitiva, mi piace molto perché è facile arrivare subito a un buon livello, perché appunto è sincera fin da subito. Una moto molto veloce, mi ricorda molto la mia Superbike e quindi non vedo l'ora di averne una.